Ciao a tutti e ben ritrovati. Dopo aver fatto pratica con lo studio di una funzione intera, oggi andiamo ad allenarci insieme sulle funzioni fratte. Vi ricordo lo schemino che vi ho preparato anche nello scorso video. Fare lo studio di funzione significa andare a fare questi 7 punti. Quindi partiamo dalla nostra funzione e partiamo con il primo punto, il dominio. È una funzione fratta e quindi sapete che dobbiamo sempre porre il denominatore diverso da 0. Portiamo il meno 1 di là e cambiamo di segno, divido a destra e a sinistra per 3 e quindi otteniamo che il nostro dominio è x diverso da 1/3. Tutte le volte che troviamo dei risultati andiamoli subito a disegnare nel piano cartesiano. Usiamo come scala 2 scacchetti, quindi 2 scacchetti corrispondono a 1, 1/3 che è 0,3 più o meno è qui. Siccome non vogliamo 1/3, faccio una linea verticale tratteggiata. Dominio fatto, disegnato anche in figura, passiamo al punto 2, andiamo a vedere se la funzione è pari o dispari o nessuna delle due, ovvero andiamo a fare f di meno x. Andiamo quindi a mettere meno x al posto della funzione, quindi sopra mi viene meno x alla seconda diventa più x alla seconda, per 9x alla seconda, mentre sotto più per meno 3x e meno 1 lo ricopio. Allora sopra la funzione è esattamente uguale a quella di partenza, mentre sotto qua c'era 3x e qua c'è meno 3x, qua c'era meno 1 ed è rimasto meno 1. Possiamo sicuramente dire che la funzione non è pari, perché per essere pari dovevamo ottenere qui esattamente la funzione di partenza, e possiamo anche dire che non è dispari, perché per essere dispari doveva cambiare di segno tutta la funzione. In una funzione fratta vi ricordo che il segno può cambiare o solo sopra o solo sotto. Pensateci, se io ho un numero 5/3 meno 5/3 lo posso pensare così, in questi tre modi, cioè o il meno sta al numeratore, meno 5 fratto 3, o sta al denominatore 5 fratto meno 3, o sta davanti alla frazione. Allo stesso modo qui io ho notato che il numeratore era identico alla funzione di partenza, quindi per poter essere dispari, cioè avere segno opposto, dovevo avere il meno tutto al denominatore, e infatti qua c'era meno 3x, ma qua per essere dispari doveva esserci più 1, quindi in base a questo ragionamento possiamo dedurre che la funzione non è né pari né dispari, quindi non ci sono simmetrie. Passiamo al terzo punto, andiamo a fare l'intersezione con gli assi. Partiamo con l'asse x. Importante la parola magica: tutte le volte che in matematica parliamo di intersezione, questo simbolo qua, dobbiamo fare un sistema tra la funzione di partenza e l'asse x, che ha equazione y uguale a 0. Quindi andiamo a sostituire 0 qui e andiamo a risolvere l'equazione. Questa è un'equazione fratta. Porre questa quantità uguale a 0 significa porre il numeratore uguale a 0. Il denominatore lo mando via senza dover fare il CE, perché tanto fa già parte del dominio. Ora porto il termine noto al secondo membro, divido tutto a destra e a sinistra per 9, così facendo 9 e 9 si semplifica, e quindi x è uguale a più o meno la radice di questo numero. La radice di 4 è 2 e la radice di 9 è 3. Quindi abbiamo trovato due intersezioni con l'asse x. Chiamiamo A e B i punti di queste coordinate. Andiamo allora a disegnare tutti questi due punti nel grafico. 2/3 è 0,6, quindi qui è 1, la metà è 0,5, 0,6 è uno scacchetto e un po'. Meno 2/3 quindi è qui. Sappiamo che la funzione passa per questi due pallini. Andiamo a fare l'intersezione con l'asse y. Questa volta dobbiamo quindi fare il sistema tra la funzione e l'asse y, che ha equazione x uguale a 0. Andiamo quindi a mettere al posto di x 0 qua, viene meno 4 sopra e meno 1 sotto, meno per meno più, y uguale 4. Abbiamo trovato un punto solo di intersezione con l'asse y, chiamiamolo C, di coordinate 0, 4. Disegniamolo in figura, la x è 0, la y è 4, quindi qua su, e ci siamo. Mi raccomando, man mano che fate i calcoli, man mano che ottenete dei risultati, andate subito a riportarli in figura, così vedrete è molto
molto più facile poi andare a unire tutti i puntini. Ora che abbiamo fatto le intersezioni con gli assi, facciamo la parte più divertente, quella che mi piace di più. Andiamo a trovare il segno della funzione, quindi poniamo la funzione maggiore di 0. Dobbiamo risolvere una disequazione fratta. Vi ricordo che il metodo è: pongo numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e faccio la tabella dei segni. La prima è una disequazione di secondo grado, ma sono furba perché l'equazione associata, cioè le due soluzioni, le ho già trovate prima, che sono queste, più o meno 2/3, e quindi vado direttamente a disegnarle nella retta e a utilizzare il metodo del dice. Vi ricordo che per tutte le disequazioni di secondo grado voi potete utilizzare il metodo della parabola o quello che vi ho insegnato io nella playlist sulle disequazioni di secondo grado, che ho chiamato metodo del dice, che sta per discordi interni, concordi esterni. Quindi le due soluzioni sono meno 2/3 e 2/3, che li avevo già calcolati qui, quindi non ho perso tempo a rifare di nuovo i calcoli. Andiamo a vedere il segno di x alla seconda, 9 quindi segno più, e il verso maggiore quindi segno più. Più e più sono segni concordi e quindi il dice mi dice che devo prendere i valori esterni. La soluzione del numeratore è x minore di meno 2/3 oppure x maggiore di 2/3, e la prima è fatta. Andiamo a fare la seconda. È di primo grado, quindi molto semplice, porto l'1 di là cambiando di segno, divido destra a sinistra per 3, così facendo 3 3 se ne va e quindi viene x maggiore di 1/3. Ora che ho fatto n e d, andiamo a fare la tabella dei segni riportando questi tre risultati. I numeri vanno sempre ricopiati dal più piccolo al più grande, quindi meno 2/3, 1/3, 2/3. Andiamo a mettere il segno più al numeratore dove mi dice la soluzione del numeratore, quindi x minore di meno 2/3 più qua, oppure x maggiore di 2/3 da qui in avanti, tutto il resto meno. Il denominatore andiamo a mettere il segno più dove mi dice lui x maggiore di 1/3, 1/3 è qui, maggiore tutto a destra, e il resto meno. Andiamo a fare il prodotto dei segni: più per meno meno, meno meno più, meno per più meno, più per più più. Ora che abbiamo ottenuto questo risultato, andiamo di nuovo a recuperare il grafico e a cancellare le regioni in cui la funzione non sta. Per cui avevamo già una retta verticale tratteggiata perché il nostro dominio era x diverso da 1/3. In corrispondenza di meno 2/3 e 2/3, che sono i nostri punti A e B che abbiamo individuato prima nell'intersezione con l'asse delle x, andiamo a fare delle rette verticali. Ora sappiamo come sempre che l'asse delle x divide il piano dal piano del più, che è quello che sta sopra, al piano del meno. Quindi sappiamo che da meno 2/3 in giù, quindi verso sinistra, la funzione è negativa, cioè meno 2/3 è qui, da qui indietro la funzione sta qua sotto e quindi cancello la parte positiva. Poi da meno 2/3 a 1/3, quindi da qui a questo intervallo qua, la funzione è positiva, quindi sta qua su, e allora cancello la parte in basso. Poi da 1/3 e 2/3, quindi da qui a qui, la funzione è negativa, questo vuol dire che dobbiamo cancellare la parte positiva. Infine da 2/3 in avanti la funzione è positiva e quindi da 2/3 verso destra la funzione sta qua su nel piano del più, questo vuol dire che devo cancellare il piano del meno. Questa parte è quella più bella perché cancella tantissime regioni e quindi io so già dove la funzione sarà, quindi la funzione sarà qui, qui, anzi so che passa per questo punto, deve toccare in questo punto e anche in questo punto e poi di qua, quindi già abbiamo tantissime informazioni. Ora che abbiamo fatto il segno andiamo a fare gli assintoti. Se non ve li ricordate andate a vedere il video precedente di questa playlist. Gli assintoti verticali, sappiamo che dobbiamo andare a fare il limite di x che tende al punto in cui la funzione è discontinua. Mentre nel video di ieri sulle funzioni intere il dominio era tutto R e quindi non avevo assintoti verticali, qui il dominio è x diverso da 1/3 perché il denominatore si annulla in 1/3 e quindi cosa faccio?
faccio il limite per x che tende a 1/3 della funzione. Come sempre vado a sostituire al posto di x 1/3, sopra viene 1/3 alla seconda, fa 1/9, 9 si semplifica, quindi viene 1, meno 4 lo ricopio, sotto non faccio nemmeno i calcoli, tanto so che fa 0. Un numero fratto 0 fa infinito. Siccome il limite fa infinito, deduco che x uguale 1/3 è un asintoto verticale. Non lo vado a disegnare in figura perché, se ci pensate, è la prima cosa che abbiamo disegnato quando abbiamo fatto il dominio. Abbiamo tratteggiato una retta verticale. Guarda caso è proprio l'asintoto. Piccola parentesi, molto spesso a scuola gli insegnanti vi fanno calcolare il limite sia destro che sinistro, cioè il limite di x che tende a 1/3 più e 1/3 meno, per andare a vedere precisamente se fa più infinito o meno infinito. Io questa cosa non la faccio perché, come vi dicevo, calcolare il segno di una funzione, cioè il passaggio prima, è una gran cosa, perché già quello ci dice se la funzione va a più infinito o meno infinito. Guardate bene il grafico, 1/3 è qui, il segno prima mi ha permesso di cancellare questa parte prima di 1/3 e questa parte dopo di 1/3, quindi per x che tende a 1/3 più, questo vuol dire un pochino più grande di 1/3, la funzione ovviamente non va a più infinito perché sto pezzo è cancellato, quindi andrà a meno infinito, cioè andrà sempre più a toccare questa retta, questo asintoto. Quindi possiamo fare uno segnetto così, come per dire che la funzione sicuramente passerà qui e si avvicinerà sempre di più da questo lato alla retta senza toccarla mai. Per x che tende a 1/3 meno, quindi qui c'è 1/3 meno vuol dire un pochino di meno, la funzione ovviamente non può andare a meno infinito, cioè non può andare giù perché qui non c'è, quindi andrà a più infinito e quindi si avvicinerà sempre più a questa retta. Io faccio questo segnetto qua, quindi noi sappiamo che la funzione deve passare qui e deve tendere all'asintoto, quindi farà una cosa tipo così e salirà. Quindi ecco perché io non faccio il limite destro e sinistro, perché per me è inutile, tanto è già grazie al segno della funzione, quindi è già grazie a queste regioni che noi sappiamo se la funzione va a più infinito o a meno infinito. Quindi questo è il nostro asintoto, noi sappiamo che qui va a più infinito perché va su, mentre qua va a meno infinito perché sta giù. Vi ricordo che i segni dell'infinito sono così: per quanto riguarda la x, più vado a destra e più vado a più infinito, più leggo a sinistra e più vado a meno infinito. Per la y vale la stessa cosa, qui c'è lo 0, quindi da 0 in su vado a più infinito, da 0 in giù vado a meno infinito. Bene, torniamo a noi, l'asintoto verticale è fatto, andiamo a fare l'asintoto orizzontale. Dobbiamo andare a fare il limite di x che tende a infinito della funzione. Sostituiamo infinito al posto della x, sopra viene infinito e sotto pure. Infinito fratto infinito è una forma indeterminata, ormai se avete visto anche i video precedenti siamo esperti. Questo tipo di forma indeterminata si risolve andando a fare il limite con i termini di grado maggiore, quindi al numeratore faccio finta che meno 4 non ci sia e al denominatore faccio finta che meno 1 non ci sia, quindi vado a risolvere il limite così, andando a prendere gli esponenti più grandi che appaiono sopra e sotto. Risolvere questo limite di partenza equivale a risolvere questo è più facile, si semplifica 9 e 3 e una x, quindi rimane 3x. Se sostituisco di nuovo infinito, 3 per infinito fa infinito. Siccome questo limite è venuto infinito e quindi non è un numero, deduco che non ci sono asintoti orizzontali, perché per esserci asintoti orizzontali doveva venire un numero. A questo punto, proprio perché non ci sono asintoti orizzontali, ha senso andare a vedere se ci sono asintoti obliqui. Primissima cosa da fare, dobbiamo andare a calcolare m, il coefficiente angolare, utilizzando questa formula. Dobbiamo fare il limite della funzione fratto x. In pratica basta moltiplicare x per il denominatore, quindi viene 3x alla seconda meno x. Andiamo a risolvere questo limite, come sempre sostituisco e viene infinito fratto infinito. Tutte le volte che ho questa forma indeterminata basta che vado a risolvere il limite con i termini di grado più grande sia sopra che sotto, quindi praticamente questo limite qua. Risolvere questo limite originale è uguale a risolvere questo è più facile perché x alla seconda se ne vanno, 9 diviso 3 3. Abbiamo trovato m, ora andiamo a trovare q. La formula mi dice che q si trova facendo il limite della funzione meno m per x che abbiamo appena trovato. La funzione l'ho ricopiata, m vale 3
3, quindi viene meno 3x. La primissima cosa da fare è l'MCM, che è 3x meno 1. Sopra viene, questo lo ricopio, meno 3x lo devo moltiplicare per l'MCM, quindi viene meno 9x alla seconda, e poi meno per meno più 3x. Facciamo i calcoli. Nota bene, tutte le volte che andate a fare l'asintoto obliquo si devono sempre eliminare questi due termini, cioè quelli di grado maggiore, quindi dobbiamo risolvere questo limite. Andiamo come sempre a sostituire al posto di x infinito, sopra viene infinito e sotto idem. Tutte le volte che ho questa forma indeterminata, per risolverla andiamo a considerare il limite con solo i termini di grado maggiore. Al numeratore vince 3x perché è meno 4 a grado minore, e al denominatore vince 3x perché è meno 1 a grado minore. Si semplificano e quindi viene 1. Abbiamo trovato il nostro q. L'asintoto obliquo a equazione esplicita y uguale mx più q, andando a sostituire questi due numeri abbiamo trovato l'asintoto obliquo. Ricapitolando, abbiamo un asintoto verticale e un asintoto obliquo. L'asintoto verticale lo abbiamo disegnato, andiamo a disegnare questa retta. Per disegnare una retta bastano due punti, quindi facciamo una tabellina dove diamo due valori a x molto semplici. Ovviamente noi siamo furbi, quindi diamo 0 e 1. Se la x vale 0, sostituendo 0 qui, 3 per 0 più 1 fa 1. Se la x vale 1, 3 per 1 3 più 1 4. La retta deve passare per questi due punti. Andiamo a disegnare i due punti nel piano cartesiano. Il punto di coordinate 0 1 e il punto di coordinate 1 4. La retta, l'asintoto obliquo, passa per questi due punti. Ora che abbiamo fatto gli asintoti passiamo a determinare i massimi e i minimi. Dobbiamo fare la derivata prima della funzione. Dobbiamo utilizzare le regole di derivazione di una funzione fratta, che dicono che la derivata si trova facendo il denominatore alla seconda, mentre sopra dobbiamo fare la derivata del numeratore 18x per il denominatore ricopiato, meno il contrario, dobbiamo derivare il denominatore, cioè 3, per ricopio il numeratore così com'è. Se questo passaggio non vi torna, andate a vedere un attimo il video che ho fatto sulle derivate e poi tornate qui. Ormai dovreste essere esperti, quindi io faccio i calcoli, voi mettete stop e poi confrontate il risultato che avete ottenuto con il mio. Facendo tutti i calcoli e andando a sommare i monomi simili ho ottenuto questo risultato, e siccome sopra avevo come coefficienti 27, 18 e 12 mi sono accorta che erano tutti divisibili per 3 e quindi ho raccolto a fattor comune 3, quindi la derivata prima viene questa quantità qua. Dobbiamo porla maggiore di 0. Dobbiamo risolvere una disequazione fratta e quindi si svolge in 3 step: numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0 e tabella dei segni. Risolviamo il numeratore. 3 per qualche cosa posso mandare via 3 e quindi devo risolvere questa disequazione di secondo grado. Prima pongo uguale a 0 per trovare le due soluzioni. Uso la formula risolutiva ridotta perché 6 è pari, quindi 6 fratto 2 viene 3, più o meno la radice di 3 alla seconda 9, meno AC 9 per 4 36. Tutto fratto a vale 9. Mi rendo conto che sotto radice il radicando è negativo. Tutte le volte che il delta è minore di 0 noi sappiamo che non ci sono soluzioni, quindi dobbiamo andare a disegnare la parabola. Come dobbiamo disegnarla? Vediamo la concavità. La concavità è rivolta verso l'alto perché il coefficiente di x alla seconda è 9, che è positivo. Questo vuol dire che per noi la parabola è felice. Quindi, siccome è felice e non deve intersecare questa retta, perché? Perché non ci sono soluzioni dal momento che il delta è negativo, la parabola sarà fatta così. Noi dobbiamo decidere quali rami prendere. Siccome il verso della disuguaglianza è maggiore, dobbiamo prendere il piano del più. E vi ricordo che questa retta divide il piano del più dal piano del meno. Quindi maggiore, i rami di parabola che stanno nel maggiore sono tutti questi. Questo vuol dire che il numeratore è maggiore di 0 sempre, per ogni x appartenente a R. Se questi passaggi non vi tornano, andate a vedere la mia playlist sulle disequazioni di secondo grado. In particolare vi consiglio
consiglio il video ripasso generale, dove vi ho spiegato in dettaglio tutti i tipi di disequazione. Bene, quindi il numeratore è fatto, andiamo a fare il denominatore. Dobbiamo risolvere questa cosa alla seconda maggiore di 0. Piccolo trucchetto: tutte le volte che avete una potenza con esponente pari, quindi 2, 4, 6 eccetera, la mia base può essere qualsiasi cosa, ma elevata a una potenza pari ovviamente è sempre maggiore di 0, quindi non fate calcoli, non perdete tempo, scrivete subito la soluzione per ogni x appartenente ad R. A questo punto andiamo a fare la tabella dei segni, non abbiamo nessuna soluzione numerica, quindi facciamo una retta senza rette verticali. Il numeratore è per ogni, quindi tutto più. Il denominatore ha soluzione per ogni, quindi tutto più per più, e questo è il risultato della nostra tabella dei segni. Ma non perdiamoci nei passaggi. Cosa stavamo facendo? Stavamo facendo la derivata prima maggiore di 0 per trovare eventuali massimi e minimi. In corrispondenza del più, quando avete la tabella, sapete che dovete fare una freccia verso l'alto. Viceversa, se avete il meno, una freccia verso il basso. Questo mi dice che la funzione cresce sempre. Andiamo quindi a vedere il nostro grafico. La funzione cresce sempre, quindi non c'è una salita o una discesa, c'è soltanto una salita. Questo vuol dire che possiamo già ipotizzare come sarà la funzione. Perché? Perché passa per questo punto e ha questo come asintoto, quindi vuol dire che si avvicina sempre più a questa retta, quindi farà tipo così e poi andrà qua. Da qui deve andare qua, deve toccare l'asse y e poi salirà sempre fino ad avvicinarsi sempre più a questo asintoto verticale, e qui ci siamo. Poi da qui salirà fino a toccare questo punto, perché deve intersecare l'asse x, e poi si avvicinerà sempre di più in qualche modo a questo asintoto. Per concludere il disegno andiamo a fare l'ultimo passaggio, andiamo a vedere la derivata seconda. Questo vuol dire che dobbiamo derivare la derivata prima. La derivata prima è questa qui, fare la derivata seconda vuol dire sempre applicare la regola di derivazione delle funzioni fratte, quindi al denominatore avrò questa qui elevato alla seconda, quindi era già elevato alla seconda, diventerà elevato alla quarta, mentre al numeratore ho la derivata del numeratore, quindi la derivata di 9x alla seconda è 18x. Per il 3 moltiplicato davanti 54x, la derivata di meno 6x è meno 6, per il 3 meno 18. Tutto questo moltiplica il denominatore ricopiato, meno il contrario, devo ricopiare il numeratore, visto che ci sono moltiplico già tutto per 3, così faccio prima nei calcoli, per la derivata del denominatore. Il denominatore è elevato alla seconda, quindi per derivarlo devo fare la derivata di una composta che vi ho fatto vedere nel mio video sulle derivate, quindi il 2 lo porto davanti e abbasso di un grado, ricopiando la base. Qui sarebbe 3x meno 1 tutto elevato alla 1 perché ho dovuto abbassare di un grado. Dobbiamo derivare la base, la derivata di 3x meno 1 è 3. Ora facciamo i calcoli, voi mettete stop, mettetevi alla prova, fate i calcoli da soli e poi confrontateli con i miei, ok? Allora, vi sono venuti? Avete sbirciato o avete fatto da soli? Dite la verità. Comunque erano calcoli un po' difficili. Vi dico qual è il mio trucchetto quando vado a fare la derivata seconda con questi calcoli qua. Siccome ho notato che qui c'era 3x meno 1 alla seconda e qui c'era 3x meno 1, ho raccolto a fattor comune questo qui che vi ho evidenziato in giallo qua, quindi non sono andata a fare tutti questi prodotti, ho raccolto. In questo modo, in questo termine dovevo semplicemente fare 54x meno 18 per 3x meno 1 e quindi sono questi 4 termini qua. Poi in tutto questo prodotto, questo qui in giallo non c'è perché l'ho raccolto, quindi ho semplicemente moltiplicato 2 per 3 6, quindi 6 per tutta questa roba qui, e quindi ho ottenuto questi 3 termini. Poi ho notato che i monomi simili se ne andavano, ve li ho colorati nello stesso colore, e quindi alla fin fine mi è rimasta questa quantità. E la cosa bella è che questo 3x-1 che ho raccolto a fattor comune si è semplificato con quello che c'era qua sotto al denominatore, quindi qua era elevato alla quarta, avendolo semplificato uno se n'è andato e sono rimasti 3, quindi la derivata seconda è questa, dobbiamo porla maggiore di 0. Ormai siamo degli esperti delle disequazioni fratte, dobbiamo fare n d e poi tabella dei segni. Ho posto il numeratore maggiore di 0, in questo caso ho un numero meno 54, mi chiedo, è maggiore di 0? No,
e quindi la soluzione è non esiste x appartenente a R. Denominatore lo pongo maggiore di 0, qui ho una potenza dispari, quindi prima vi ho detto che tutte le volte che avete una potenza pari la risposta è per ogni, mentre tutte le volte che avete una potenza dispari questa è come se non ci fosse, quindi la mandiamo via e dobbiamo risolvere semplicemente 3x meno 1 maggiore di 0. Porto meno 1 di qua e divido tutto per 3. Viene x maggiore di 1/3. Facciamo la tabella dei segni. Il numeratore a soluzione non esiste. Tutte le volte che c'è non esiste dovete mettere meno, mentre quando c'è per ogni dovete mettere più. Il denominatore devo mettere più nella mia soluzione, quindi da 1/3 in avanti, maggiore di 1/3. Prodotto tra i segni, meno per meno più per meno meno. Non dimentichiamoci mai cosa stavamo facendo, stavamo andando a fare la derivata seconda maggiore di 0, questo per andare a vedere la concavità della funzione, se è rivolta verso l'alto oppure verso il basso. Vi ricordo che quando c'è il più dovete mettere una parabola felice, quando c'è il meno una parabola triste. Quindi sappiamo che prima di 1/3 la funzione ha la concavità rivolta verso l'alto, dopo di 1/3 verso il basso. Solitamente quando andiamo a trovare dei valori, dei massimi, dei minimi oppure dei flessi, andiamo a sostituire al posto di x il numero trovato per trovare le coordinate del punto, ma vi ricordo che 1/3 non fa parte del nostro dominio, infatti il nostro dominio è x diverso da 1/3, quindi non dobbiamo andare a sostituire nulla, non dobbiamo trovare nessuna coordinata. A questo punto siamo arrivati all'ultimo passaggio, quindi siamo pronti per disegnare la funzione. Sappiamo che passa per questo punto e si avvicina a questo assintoto e poi sappiamo che da qui la funzione va più infinito, quindi non sappiamo come fa, facciamo così. Poi sappiamo che passa per questo punto e si deve avvicinare all'assintoto obliquo. Da qui sappiamo che deve passare per questo punto dell'asse y e poi andare su per avvicinarsi sempre più all'assintoto verticale. Questa a grandi linee è la nostra funzione. Abbiamo visto che prima di 1/3 la concavità è rivolta verso l'alto, dopo di 1/3 è rivolta verso il basso. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.